Ciao a tutte cari amiche uncinettine e ben ritrovate nel mio canale. Questo sarà il primo tutorial per la stagione autunnale ed è un bellissimo cardigan che ho scelto di chiamare Woolly in onore del filato che ho utilizzato. Eccolo qui, questo è il filato Woolly e per realizzare questo cardigan ci sono voluti all'incirca 600 grammi di filato. È un filato molto morbido, ha un peso di 50 grammi e una lunghezza di 150 metri. È un misto lana composto dal 70% lana e un 30% acrilico ed è prodotto e distribuito interamente dall'azienda Un Filo di Passione. Per dar vita a questo cardigan ho realizzato 76 mattonelle più due mezze mattonelle che serviranno per iniziare il giro della manica. Adesso, prima di vedere l'occorrente e di passare al tutorial, volevo farvi vedere come rimane addosso. Come vedete ho scelto di realizzarlo leggermente lungo, se lo volete più corto basterà semplicemente ridurre il numero delle mattonelle. Avanti si presenta in questo modo, mentre dietro è così. E come vedete la manica non fa nessun difetto. Io spero che vi piaccia, vi lascio all'occorrente e passiamo al tutorial. Avremo bisogno di 2 colori vinaccia e 2 di bordeaux, 2 gomitoli di noce chiaro e 6 gomitoli di beige, 2 gomitoli di arancione e 2 gomitoli di rosa e un uncinetto numero 4. Partiremo dalla realizzazione delle piastrelle e ne andremo a fare 76. Iniziamo con un anello magico, 2 catenelle, 1, 2 e una maglia alta. Facciamo una catenella di separazione e facciamo un gruppetto di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e un altro gruppetto di 3 maglie alte. In tutto dovremmo realizzare 4 gruppetti di maglie alte. Questo è il nostro secondo gruppetto. Ancora una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e andiamo a fare un altro gruppetto di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella e ancora una maglia alta. Stringiamo il cerchio magico e andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio e in questo modo creeremo il quarto gruppetto di 3 maglie alte. Vedete 1, 2, 3 e 4. Andiamo a fare una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo. Sfiliamo il lavoro e adesso andremo a fare il secondo giro con un color noce. Facciamo un cappiolino. Prendiamo il nostro pezzetto ed entriamo con l'uncinetto all'interno dell'archetto di una catenella, qui in questo punto. Inseriamo il cappiolino, stringiamo un po' e lo portiamo fuori. Facciamo una catenella di sicurezza e altre 2 catenelle, 1 e 2, che andranno in sostituzione della nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo nello stesso archetto e facciamo una maglia alta. In questo modo. Adesso filo sull'uncinetto ed entriamo all'interno del secondo archetto di una catenella, saltando le 3 maglie alte in questo punto e andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, ancora 2 maglie alte, quindi per un totale di 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, rientriamo ancora nello stesso archetto e andiamo a fare altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3 e durante la lavorazione andremo a nascondere il filo. Filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo archetto di una catenella, quindi in questo punto saltando le altre 3 maglie alte e facciamo ancora 2 gruppetti di 3 maglie alte. Questo è il nostro primo gruppetto, una catenella, entriamo nello stesso punto e facciamo ancora 3 maglie alte. E andiamo a fare la stessa cosa nell'ultimo archetto.
Ancora altri 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da una catenella. Arrivati in questo punto andiamo a fare ancora un gruppetto di 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e una maglia alta, in questo modo, e andiamo a chiudere il giro puntando l'uncinetto nella seconda catenella che abbiamo lavorato all'inizio e chiudiamo con una maglia bassissima. Facciamo una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Prendiamo il filato di un altro colore, facciamo il nostro cappiolino iniziale, riprendiamo la nostra granny square ed entriamo con l'uncinetto all'interno dell'archetto di una catenella. Come prima andiamo ad inserire il cappiolino nell'uncinetto e lo portiamo fuori. Facciamo una catenella di sicurezza e altre 2 catenelle che vanno in sostituzione della nostra prima maglia alta. Ancora filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, nello spazio che si è venuto a creare tra i gruppetti di maglie alte, quindi in questo punto andiamo a fare ancora 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, nell'angolo, qui in questo punto andremo a fare ancora 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da una catenella. In questo modo andremo a creare l'angolo della nostra mattonella. Nello spazio tra i 2 gruppetti da 3 andiamo a fare 3 maglie alte. Qui nell'angolo andremo a ripetere nuovamente 2 gruppetti da 3 separati da una catenella. Filo sull'uncinetto, nello spazio tra i 2 gruppetti da 3 maglie alte andiamo a fare ancora 3 maglie alte. Nell'angolo di nuovo 2 gruppetti da 3 maglie alte separati da una catenella. Nello spazio tra i 2 angoli andiamo a fare 3 maglie alte e noi ci rivediamo quando siamo arrivati a questo punto. Arrivati qui andiamo a lavorare l'ultimo angolo, quindi filo sull'uncinetto e andiamo a fare un gruppetto da 3 di maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella di separazione e ancora una maglia alta. E andiamo a chiudere il giro puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio facendo una maglia bassissima e una catenella di sicurezza. Cambiamo ancora colore e adesso utilizzeremo il colore rosa. Come sempre entriamo nell'archetto di una catenella che è all'angolo, quindi tra i 2 gruppetti di maglie alte, entriamo con l'uncinetto e agganciamo il cappiolino. Lo portiamo fuori e andiamo a fare una catenella di sicurezza e anche qui partiremo con altre 2 catenelle e una maglia alta. Nello spazio tra i 2 gruppetti di maglie alte e le 3 maglie alte andremo a realizzare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto nell'altro spazio dall'altro lato, quindi in questo punto andremo a realizzare ancora un gruppetto di 3 maglie alte. Mentre nell'angolo andiamo a realizzare 2 gruppetti di maglie alte separati da una catenella.
filo sull'uncinetto, nello spazio successivo i 2 gruppetti da 3 e il gruppetto singolo da 3 andiamo a fare ancora 3 maglie alte e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Arrivati in questo punto andiamo a fare l'ultimo gruppetto da 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, filo sull'uncinetto e l'ultima maglia alta, che andiamo a chiudere come abbiamo visto in precedenza, puntando l'uncinetto all'interno della terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio e facendo una maglia bassissima. Una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Procediamo con la realizzazione dell'ultimo giro perché ogni mattonella avrà 5 giri. Ho fatto nuovamente il mio nodino iniziale, punto come sempre l'uncinetto all'interno della catenella che va a separare i 2 gruppetti di 3 maglie alte, aggancio il nodino e lo porto fuori, faccio una catenella di sicurezza e ancora 2 catenelle. Filo sull'uncinetto e vado a realizzare una maglia alta. Il giro numero 5 è uguale al giro numero 4, quindi nell'archetto che si va a creare tra ogni gruppetto di maglie alte vado a fare 3 maglie alte, in questo modo. Filo sull'uncinetto, salto le 3 maglie alte e nell'archetto che si è venuto a creare tra un gruppetto di maglie alte e l'altro vado a fare ancora 3 maglie alte. E durante la lavorazione vado a nascondere tutti i fili. Filo sull'uncinetto, ancora vado a fare un gruppetto di 3 maglie alte all'interno dell'archetto che si è venuto a formare e qui nell'angolo vado a fare 2 gruppetti di maglie alte separati da una catenella e procedo in questo modo fino alla fine del giro, ma non andremo a chiudere con una maglia bassissima perché chiuderemo con la chiusura invisibile. A questo punto andiamo a tagliare il filo un po' più lungo e sfiliamo il lavoro. Prendiamo il nostro ago da lana, preferibilmente senza punta, inseriamo il filo all'interno dell'ago, inseriamo l'ago all'interno della terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio, in questo modo, e portiamo fuori il filo. Adesso rinseriamo l'ago sull'ultima catenella, ma non lo andremo ad inserire in questo modo, bensì in questo, e andiamo a stringere. Vedete che si è formata un'altra catenella. Possiamo girare la nostra piastrella, inseriamo l'ago all'interno di una maglia, non facendolo passare dalla parte avanti, e andiamo a fare un nodino di sicurezza. Ed ecco la nostra piastrella. Adesso, una volta realizzato il numero di piastrelle necessario per realizzare il nostro cardigan, non ci resta che cucirle. C'è chi preferisce cucirle durante la lavorazione, chi come me ha preferito prima fare le mattonelle e poi cucirle tutte insieme. Adesso vi faccio vedere come. Come prima cosa disponiamo le piastrelle in questo modo con la parte del dritto rivolta verso di noi, mentre la parte del rovescio andrà rivolta verso il tavolo. Adesso vediamo dove abbiamo chiuso la piastrella, sia l'una che l'altra, e facciamo combaciare i punti di chiusura in questo modo, posizionando le piastrelle con la parte del rovescio sul rovescio, in questo modo. A questo punto possiamo aiutarci con dei marcapunti perché dobbiamo far combaciare esattamente una mattonella con l'altra e quindi dovranno andare a combaciare perfettamente anche le catenelle che sono sulla parte superiore. Per farlo mi sono aiutata con dei marcapunti che ho posizionato esattamente al centro dell'angolo ed ho inserito il marcapunti proprio all'interno della catenella di separazione, lasciando questo angolo libero perché da qui avrà inizio la mia cucitura. Con il filo beige, lo stesso che ho utilizzato per realizzare l'ultimo giro, vado a fare un nodino scorsoio.
Ora prendo la mattonella, vedo qual è il centro, in questo caso è qui, e vado a puntare l'uncinetto all'interno della catenella dell'ultima maglia alta, sia sull'una che sull'altra piastrella. Inserisco il cappiolino, lo porto fuori e vado a fare una catenella di sicurezza, in questo modo. A questo punto vado a vedere se entrambe le mattonelle combaciano, vedete combaciano perfettamente, e a questo punto vado ad unirle con tutte maglie bassissime, puntando l'uncinetto non in tutta la catenella, quindi in questo modo, ma prendendo solo la postina dietro di entrambe le piastrelle in questo modo e vado a fare tutte maglie bassissime. E continuo in questo modo fino ad arrivare al marcapunti. Queste due al momento mi serviranno soltanto per mantenere dritte entrambe le piastrelle. Io continuo e ci vediamo alla fine. Una volta arrivata vicino al marcapunti vado a lavorare anche gli ultimi due punti rimasti. Tolti tutti e quattro i marcapunti, non vado a tagliare il filo ma lo lascio sull'uncinetto e posso aprire le piastrelle. Ed ecco qui la nostra cucitura. Adesso andiamo a unire altre due piastrelle nello stesso modo in cui abbiamo unito queste due. Le affianchiamo in questo modo, anche per queste vediamo qual è la parte della chiusura e le facciamo combaciare. Possiamo piegare di nuovo queste due e andremo a posizionare i marcapunti sulla seconda coppia di piastrelle. Adesso che ho posizionato tutti e tre i marcapunti sulla mia seconda coppia di piastrelle, possiamo andarle ad unire. Per unirle andremo a fare un altro punto sulla prima coppia di piastrelle. Per questa cucitura, se avete una mano stretta come la mia, o ricordatevi di allentare leggermente il punto, oppure utilizzate un uncinetto almeno di mezza misura più grande. Quindi puntiamo l'uncinetto all'interno della costina dietro della catenella centrale, sia dell'una che dell'altra piastrella. E continuo con tutte maglie bassissime. E continuiamo così fino ad unire tutte le piastrelle. Vi ricordo che andremo a prendere la catenella per intero soltanto all'inizio del giro. Per realizzare il pannello posteriore andremo a cucire insieme 28 mattonelle, 7 per 4. Le 4 mattonelle indicano la larghezza delle nostre spalle, mentre le 7 mattonelle indicano la lunghezza. Voi ovviamente potete aumentare o diminuire il numero delle mattonelle in base alle vostre misure e alla lunghezza che volete realizzare. Mentre per la parte davanti andrò a cucire due file formate da 7 piastrelle che andrò ad unire sulla prima e sull'ultima mattonella del pannello posteriore. Una volta cuciti insieme il pannello posteriore e le due fasce davanti, dobbiamo andare a cucire anche i laterali. Quindi andremo a posizionare altre 5 piastrelle in questo modo e le andremo a cucire da un lato sul pannello posteriore e dall'altro lato le andremo a cucire sulla fascia del davanti, in questo modo, creando quindi il laterale e lasciando libere 4 piastrelle, 2 nella fascia davanti e 2 nel pannello posteriore, perché ci serviranno per l'incavo della manica.
e andiamo a fare la stessa cosa anche da quest'altro lato. Una volta cucite anche le 5 mattonelle laterali sia da un lato che dall'altro, il nostro cardigan comincia a prendere forma e si presenta in questo modo. Vedete, questa è la mattonella laterale e questo è lo scalfo della manica. Adesso per le maniche sarà un discorso leggermente diverso perché possiamo realizzarle in due modi, sia a palazzo, quindi tutte dritte, oppure ad imbuto in modo che vadano a restringersi verso i polsi. Per fare le maniche a palazzo disponiamo le piastrelle in questo modo, 4x4, le andiamo a cucire tutte insieme e successivamente cuciremo questo lato con quello superiore, in modo da creare la manica. E sul cardigan verranno cucite quindi in questo modo. Mentre se vogliamo le maniche più sottili, quindi che vadano a restringersi lungo il braccio, avremo bisogno di realizzare due mezze mattonelle come questa, perché andranno disposte in questa maniera. Una fila di 3x4 più la mezza mattonella in alto. Vediamo come realizzare le mezze mattonelle. Iniziamo con un anello magico, andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, 2 gruppetti formati da 3 maglie alte separati da una catenella, 1, 2 e 3 maglie alte, questo è il primo gruppetto, una catenella di separazione e un altro gruppetto da 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e una maglia alta. Possiamo andare a stringere il nostro anello magico, facciamo una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo. Nel secondo giro punteremo l'uncinetto all'interno della terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Con il filo di un altro colore ho preparato un nodino scorsoio e lo vado ad inserire all'interno della terza catenella, in questo modo. Adesso vado a fare ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, qui nello spazio di una catenella vado a realizzare un gruppetto di 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto, nello spazio di una catenella qui al centro vado a realizzare 2 gruppetti di maglie alte separati da una catenella. Maglie alte, una catenella e ancora un gruppetto di 3 maglie alte. Qui nello spazio di una catenella vado a realizzare ancora un gruppetto di 3 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta sull'ultima maglia alta del giro precedente. In questo modo faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Al giro numero 3 nuovamente punto l'uncinetto all'interno della terza catenella di inizio, in questo modo cambio il colore del filo e vado a fare ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e nello spazio di una catenella, qui in questo punto, vado a realizzare ancora un gruppetto di 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto, qui nello spazio che si è venuto a creare tra un gruppetto di 3 maglie alte e l'altro, vado a realizzare ancora 3 maglie alte. Qui nello spazio di una catenella al centro vado a realizzare ancora 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da una catenella. Filo sull'uncinetto, nello spazio che si è venuto a creare qui in questo punto vado a realizzare ancora un gruppetto di 3 maglie alte e intanto nascondo anche il filo.
filo sull'uncinetto e vado a fare un altro gruppetto di 3 maglie alte nello spazio di una catenella. Faccio una catenella, filo sull'uncinetto e vado a chiudere il giro con una maglia alta, puntando l'uncinetto all'interno della maglia alta del giro precedente. Faccio la mia catenella di sicurezza e posso tagliare il filo. E continuiamo in questo modo fino al raggiungimento dei 5 giri, facendo sempre un gruppetto di 3 maglie alte all'interno dello spazio che si viene a creare, e qui al centro andremo a fare 2 gruppetti di 3 maglie alte separati da una catenella e andremo a chiudere sempre con una maglia alta all'interno della maglia alta del giro precedente, e continuiamo così. Adesso non ci resta che cucirle come abbiamo già visto e poi vi farò vedere come cucirle sul cardigan. Per farvi capire meglio, non avendo ancora un manichino, ho appoggiato lo scalfo della manica sul bracciolo del divano. Questa è la parte davanti, queste sono le 5 piastrelle laterali e da qui inizia il pannello posteriore. Adesso mi aiuterò con dei marcapunti per farvi capire come cucire la manica. Andiamo a posizionare la manica in questo modo, facendo combaciare la punta della mezza mattonella con la parte superiore dello scalfo della manica. Questa è la parte che andrà sulle spalle e andremo a fissare la punta del triangolo sulla parte superiore dello scalfo, in questo modo. Andremo a fissare l'altra parte del triangolo qui e anche dall'altro lato. In questo modo. Adesso andremo a fissare il lato superiore delle 2 mattonelle laterali in questo modo. Sia l'una che l'altra. E adesso dobbiamo andare a fissare la parte sotto. Qui, come vedete, abbiamo i 2 lati delle mattonelle. Cuciremo una metà del lato della mattonella e un'altra metà dell'altra mattonella. Queste sono le mattonelle laterali. In questo modo. E successivamente andremo a cucire il resto della manica. Al termine della cucitura la manica si presenta in questo modo. Cercherò di farvi vedere i laterali e il sotto. E andiamo a cucire con la stessa cucitura che abbiamo utilizzato per le altre mattonelle. Una volta realizzate entrambe le maniche, andremo a realizzare dei polsini e un bordino nella parte anteriore. Adesso andiamo a realizzare i polsini. Con il filato beige ho realizzato un nodino scorsoio. Questa è la parte giù della manica e punterò l'uncinetto in questa cucitura. Inserisco il nodino e porto fuori il filo e vado a fare una catenella di sicurezza. A questo punto procederò realizzando tutte maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto, facendo però 5 diminuzioni dove voglio. Non devono cadere esattamente negli stessi punti. L'importante è che andrò a realizzare 5 diminuzioni. Magari una la farò qui. E continuo in questo modo per tutto il giro. Al termine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo lavorato. Nel giro numero 2 vado a fare 2 catenelle e una mezza maglia alta in ogni singola maglia bassa sottostante, facendo ancora altre 5 diminuzioni. Non importa se non cadono sulle diminuzioni che abbiamo fatto nel giro precedente.
Questo per andare a stringere ulteriormente la manica e realizzare dei polsini più stretti rispetto all'intera manica. E continuiamo così fino alla fine del giro. Al termine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della seconda catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Al giro numero 3 andiamo a fare ancora 2 catenelle e andremo a lavorare tutte mezze maglie alte, sia il rilievo davanti che il rilievo dietro. Iniziamo con la maglia il rilievo davanti, puntiamo l'uncinetto in questo foro e lo facciamo uscire da quest'altro lato, prendendo la mezza maglia alta in questo modo. Gettiamo il filo sull'uncinetto, portiamo fuori e facciamo la nostra mezza maglia alta. In questo modo. Adesso nel punto successivo andiamo a fare una mezza maglia alta, il rilievo ma dietro. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo da dietro con l'uncinetto e usciamo a destra in questo punto, passiamo sopra la mezza maglia alta in questo modo e usciamo dal foro. In questo modo portiamo fuori il filo e facciamo la nostra mezza maglia alta. Ancora filo sull'uncinetto, nella mezza maglia alta successiva andremo a realizzare una mezza maglia alta presa davanti. Quindi entriamo con l'uncinetto da destra in questo foro, da davanti, prendiamo la mezza maglia alta e usciamo nello spazio successivo. Filo sull'uncinetto, portiamo fuori e facciamo la nostra mezza maglia alta. Nella mezza maglia alta successiva andremo a realizzare una mezza maglia alta presa dietro, quindi entriamo con l'uncinetto da dietro, entriamo nel foro, passiamo sopra la mezza maglia alta e usciamo dal lato opposto. Prendiamo il filo, lo portiamo fuori e facciamo la nostra mezza maglia alta in costa dietro. E continuiamo in questo modo alternando una mezza maglia alta presa avanti e una mezza maglia alta presa dietro fino alla fine del giro. Al termine del giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della seconda catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Il giro numero 4 sarà esattamente identico al terzo, quindi andiamo a fare 2 catenelle. Dove abbiamo fatto la mezza maglia alta presa avanti andiamo a fare un'altra mezza maglia alta presa avanti e dove abbiamo fatto la mezza maglia alta presa dietro andiamo a fare una mezza maglia alta sempre presa dietro e continuiamo in questo modo fino al raggiungimento della misura desiderata. Questo sarà l'effetto finale dei polsini e andiamo a fare la stessa cosa anche per la bordura davanti. Questo è l'effetto della bordura davanti e ho fatto la stessa cosa anche sotto perché ho lavorato in tondo. Sono partita dal centro delle 2 piastrelle che fanno parte del pannello posteriore, quindi dalla cucitura al centro, e ho fatto un totale di 8 giri, uno di maglie basse, uno di mezze maglie alte e i restanti di mezze maglie alte prese avanti e mezze maglie alte prese dietro. Ho continuato per tutto il perimetro del mio cardigan, passando anche sotto e ho fatto 2 aumenti qui negli angoli per far venire bene la curva. Per fare gli aumenti ho semplicemente realizzato 2 mezze maglie alte al centro dell'angolo. E con le ultime rifiniture andiamo a terminare il nostro cardigan woolly. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi gli aggiornamenti. Ciao!